Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi abbiamo un po' di cavalli teutonici con la quale scatenarci in pista. Ragazzi, oggi mi trovo nel circuito di Misano Adriatico per partecipare all'AMG Performance Day. Il paddock è già gremito di AMG, tutte queste macchine che vedete qui sono di clienti. Si sono accreditati più di 100 possessori di AMG in questa giornata di puro divertimento e velocità nell'autodromo di Misano. È un evento riservato ai possessori di modelli AMG, quindi vi starete chiedendo, e tu, cosa ci fai lì? Beh, AMG gentilmente mi ha invitato. Probabilmente mi sta facendo un po' l'occhiolino, perché essendo cliente M, la rivalità M-AMG. Non mi nascondo che non mi dispiacerebbe un giorno portarmi a casa una bella AMG ignorante da usare principalmente per fare i traversi. Perché? Ci sono altri modi per utilizzare un AMG? L'anno scorso Mercedes Italia mi ha prestato una C63 AMG Cabrio per un mese e mi sono divertito un mondo. Quindi sì, un giorno un AMG in garage, chi lo sa. Comunque, il bello di questa giornata che Mercedes ha voluto dedicare ai propri clienti è il fatto che comunque durante la giornata andremo a provare dei modelli che ha portato Mercedes Italia, ma ovviamente i clienti, se vengono con le loro macchine, possono tranquillamente entrare in pista e scatenarsi con le loro AMG. Io nel mentre penso di aver decretato la mia macchina preferita qui nei paddock. Adoro chi osa con colori così. Questa AMG GTR non è verniciato, ho potuto constatare da vicino che è un wrap fatto bene. Macchina era nera ed è stata wrappata in questo verde lime, tende più al nero qui dietro, questo verde lime che risalta benissimo le linee e la cattiveria di questo modello. Questo è il mio programma della giornata. Faremo una serie di esercizi e come primo esercizio della giornata li porteremo nel pistino interrato che c'è dietro l'autodromo e ci cimenteremo in un po' di rally, sì, un po' di rally, possibilmente di traverso, con questi AMG. Nel corso della giornata ovviamente non ci limiteremo a guidare nel pistino interrato, ma guideremo anche proprio dentro l'autodromo vero e proprio. A me piace molto l'autodromo di Misano, la trovo essere una pista molto tecnica, veloce. Sono tanti anni che vengo qui in autodromo, ho tanti ricordi e fa sempre piacere venire in questo autodromo e soprattutto quando hai a disposizione delle cavallerie molto pesanti. Qui possiamo trovare un'altra configurazione molto coraggiosa, anche perché questo qui non è wrap, è vernice. Questa è una delle macchine che ha portato Mercedes Italia qui in autodromo, una CLA 35. Qui possiamo trovare una vera e propria novità nazionale, perché abbiamo qui davanti la nuova A45 AMG. Questa macchina è arrivata ieri sera dalla Germania, è una delle primissime arrivate, non è neanche immatricolata. Io sono molto curioso di provarla, non lo so se oggi la proveremo, però più avanti magari mi piacerebbe molto fare una recensione completa. Stiamo parlando di una Hot-Hatch da ben 420 cavalli. Stiamo parlando di una Hot-Hatch che ha gli stessi cavalli della mia M3 e probabilmente va anche più forte. Mercedes Italia ha portato una line-up veramente impressionante di modelli AMG. Devo dire che nelle colorazioni nero opaco, grigio opaco sono i colori che si addicono, riescono a risaltare perfettamente la cattiveria che hanno questi modelli. Bene ragazzi, eccoci pronti per la prima prova della giornata. Guardate questo GLC 43 completamente ricoperto di terriccio, perché infatti qui il circuito di Misano ha inaugurato da qualche anno una vera e propria pista interrata. È arrivata la terra addosso. Per cimentarsi un po' di sterrato e qualche sano traverso. È una pista costruita dentro la proprietà dell'autodromo, è la prima volta che la vedo e io già non vedo l'ora di essere a bordo di una di queste AMG per intraversarle. Comunque sì ragazzi, mi ha inzozzato tutto il braccio e anche la camicia. Ok ragazzi, per fare un po' di traversi abbiamo scelto la GLC 43.
fare queste cose con un SUV, una macchina così grossa, di questa stazza, fa impressione. Fai un po' di pendolo. Sottosterzo qua è troppo fango. Questa macchina l'ha passata la prova dell'alce, vero? Gli apri, ok. Marchettino alla guida, gliela manda mio figlio. Non so se riprende. Qua abbiamo parecchio sottosterzo. È troppo infangare. Però quando gli dai di pendolo parte Sì, bene. devi fare il pendolo, se vuoi che ti gira devi fare il pendolo. Riusciamo adesso? Ragazzi, guardate da vicino le condizioni di questo GLC. Qui altro che autolavaggio. Serve un qualcosa di più aggressivo. Il peso in questo caso mi ha aiutato, perché comunque sia, una volta fatta partire di traverso, non l'ho trovata. Stanno ancora girando. Non l'ho trovata così difficile da tenere di traverso, più che altro era un continuo gioco tra il pedale del freno e l'acceleratore per cercare di non mandarli in sottosterzo, perché comunque sia è una trazione integrale. Ogni volta che la macchina sbanda, l'elettronica vuole comunque farti riavere la massima trazione possibile. Ragazzi, siamo pronti per la prossima prova. La seconda prova è una vera e propria competizione, perché come potete vedere qui nei grossi paddock di Misano è stato allestito un piccolo circuito con i coni. È un percorso di abilità, consiste nel fare questo percorso il più velocemente possibile utilizzando questa A35 MG. Ovviamente saremo cronometrati e dobbiamo anche evitare di colpire i birilli, perché altrimenti sono delle penalità sul tempo. Dopo il mio turno. Bene ragazzi, questo è il giro di prova. Pista è strettissima e non c'è margine di errore, altrimenti scatta subito la penalità. Vieni qui allo start e andiamo col giro cronometrato. 3, 2, 1, vai. Bene, e rivieni qui, voglio allo start. Bene, andiamo a scoprire sul tabellone il verdetto. Beh, in questo pistino piccolino è un bel andare, la 35. La pista è molto insidiosa perché è piccola, stretta, non c'è margine di errore. Ovviamente devi andare il più forte che puoi per fare il miglior tempo, ma al tempo stesso non puoi permetterti di fare errori, altrimenti la tua corsa è compromessa. Una MG piccola, compatta, con più di 300 cavalli. Diciamo che questa è la macchina giusta per fare questo esercizio. E a proposito, siete curiosi di sapere in quanto ho girato? Avrò girato sotto i 20 secondi. Bene ragazzi, ecco il verdetto. Sarà riuscito a stare sotto i 20 secondi? Sì, 19:39. Beh ragazzi, questo qui è il traffico che ci piace. Come vi ho detto, nella giornata di oggi si sono accreditati circa 100 proprietari di AMG. Adesso abbiamo appena finito l'esercizio con lo slalom con la A35 AMG. Dopo aver fatto gli esercizi sulla terra con lo slalom, diciamo che ci siamo riscaldati. Adesso siamo pronti per entrare in pista con le cavallerie pesanti. Stiamo per entrare in pista e io prenderò questa, la GT63 SMG, macchina che ho avuto l'occasione di provare brevemente lo scorso inverno quando ho fatto il corso di guida su neve insieme a MG.
È un berlinone che mi ha impressionato veramente perché è mastodontico e ha una potenza veramente sorprendente. Con una berlina in pista, diciamo che non è proprio il suo habitat, però questa macchina qui promette prestazioni fenomenali e sono veramente curioso di vedere come si comporterà nello specifico questo modello in un circuito. Vai pure. Vai, frena, sfiora il cordolo interno, lascia scorrere verso l'esterno, bene così, di nuovo destra, sacrifica un pochino l'inserimento in curva, subito sinistra e lascia scorrere verso l'esterno. Vai, spalanca tutto giù. Giù tutto. Frena ancora. Porta la frenata fino all'inserimento curva. Chiudi, non guardare loro. Vai, inizia a dare gas. Giù tutto. Frena non con troppo anticipo, passali all'interno. Frena, chiudi al cordolo, bene così, inizia a dare gas in modo progressivo, non come un interruttore ma come un potenziometro. Togli gas, alleggerisci un pochino, un filino daglielo, non entrare in curva senza, frena, ok, un filino daglielo sempre, non la fare entrare in curva libera, rallenta, inizia a chiudere, chiudi, ok, inizia ad aprire di gas, bravo, preciso, subito a destra, porta la frenata fino all'inserimento, un pochino il pedale del freno, toccalo sempre, anche perché trasferisci più carico sull'anteriore e quindi hai maggior precisione di guida. Un filino di gas, via, giù, spalanca tutto. Ricordati che questa è una 90, è guidata, accostati bene al cordolo, subito sinistra, troppo anticipo, guarda che sei in ritardo, l'hai visto? Sì. Ci ha permesso ci ha messo in condizioni di frenare, spalanca progressivo, frena forte, chiudi, me ne vado verso l'esterno, troppo gas, ok. Cioè troppo gas, troppo gioco di sterzo e troppo gas contemporaneamente. Lì la curva è una sola. Tutta continua. Boom. Senza correggere con il volante. Frena forte. Frena ancora, porta la frenata fino all'inserimento come prima. Chiudi. Monta un filino sul cordolo. Bravo. Senti che dietro quasi ti scappa? Hai sentito che ti scappa un pochino dietro? Sì. Perché dai troppo gas in anticipo, devi aspettare un pochino di più oppure darlo come un potenziometro in modo progressivo. Vai, inizia ad aprire adesso, bravo, vai giù tutto, rallenta un pochino perché troviamo questo a centro curva, tempo che arriviamo, togli gas, lascia raffreddare altrimenti rientriamo in box. Beh ragazzi, come non detto, sono stato piuttosto fortunato col meteo perché ha appena iniziato a piovere. Beh, in realtà non mi dispiace se piove e sono le volanti di un AMG, però in questi casi bisogna sempre tenere i controlli accesi e rispettare quello che ti dice l'istruttore. Una delle cose più belle nel partecipare a questo tipo di eventi sta proprio nel fatto che comunque sia per tutta la durata dell'evento sei sempre accompagnato da qualche istruttore con esperienza. In questo caso ho avuto il piacere di passare un po' di momenti in pista con alcuni istruttori con la quale ho gareggiato l'anno scorso nel campionato delle smart elettriche. Comunque, il bello di essere affiancato da queste persone con molta esperienza è che comunque ti fanno sentire a tuo agio, ti permettono di andare forte in sicurezza e sta senza scarico quello con la 45. Dicevo, ma che casino che fa. Comunque, la cosa bella di essere affiancato da istruttori è che comunque ti permettono di andare forte in sicurezza e comunque sia arrivi a fine giornata che hai imparato sicuramente cose nuove.
La GT63S è semplicemente sorprendente. Sulla neve di Livigno mi sono divertito a fare traversi e nel circuito di Misano ho girato a tutta velocità, per un attimo dimenticandomi di essere al volante di una grossa berlina. La massa tende a farsi sentire, ma ciò non compromette l'agilità e le altre prestazioni che sono riuscito a trovare in un luogo piuttosto inusuale per questo tipo di vettura. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!